Buongiorno a tutti, oggi andremo a realizzare un tester per componenti LED SMD e con l'occasione, grazie a questo test, andremo a riparare una lampadina LED. Venite con me. Paziente di oggi è una lampadina da 7 watt che non dà alcun segno di vita. Andiamo a smontarla per cercare di ripararla. Vado a separare le due parti in plastica facendo leva con questo semplice attrezzo. Questo è il metodo migliore per ferirsi le mani, quindi state molto attenti. Una volta aperta, all'interno abbiamo la rosa dei LED e il circuito elettronico di pilotaggio molto elementare composto da un condensatore, un ponte raddrizzatore e un MOSFET. Per testare questi LED i normali puntali di un multimetro non sono adatti. Osservati da vicino, infatti, si tratta di un modello 2835. Questi LED hanno i piedini di saldatura nella parte inferiore virtualmente inaccessibili. Vi ricordo che il codice dei LED SMD indica anche la sua misura. Tuttavia, a LED con la stessa dimensione possono corrispondere caratteristiche di corrente diverse. Ad esempio, un 2835 può avere un voltaggio che va da 2.1 volt con una corrente di 60 mA fino a 9, 12, 18 volt con correnti che arrivano oltre i 100 mA. I LED montati su queste lampadine di solito hanno una tensione di 6 volt, 1 watt di potenza, ossia 160 mA di assorbimento. Per testarli utilizzerò una corrente di 3 mA data appunto dalla resistenza da 1 kΩ posta in serie, in modo da verificarne la funzionalità senza correre rischi. Vediamo come realizzare questo tester. Anzitutto procuriamoci una pila da 9 volt che sia scarica. Rimuovo la plastica circostante l'involucro, in modo da prelevare la testina di connessione per utilizzarla come connessione di alimentazione per il mio circuito. Anche questo è un ottimo metodo per farsi del male, quindi prestate attenzione quando utilizzate questi oggetti taglienti. Tiro fuori le celle che compongono questa batteria da 9 volt, si tratta di elementi da 1,5 volt collegati in serie. Così facendo abbiamo ottenuto un connettore per batteria a 9 volt gratuitamente, che andiamo a collegare a questa basetta millefori che conterrà il resto del circuito. Vado a stagnare le due lamelle del positivo e del negativo per collegarle alla mia basetta millefori. Segno la parte che andrà collegata al positivo della batteria. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per acquistare i materiali e gli attrezzi che vedete in tutti i miei video. A questo punto vado a saldare le due lamelle al circuito millefori. Una volta effettuate queste saldature, mi procuro del filo di ferro rigido, di quello utilizzato in edilizia per intenderci, e vado a ritagliare due spezzoni di circa 2 cm, uno dei quali andrò a collegare a questa resistenza da 1 kΩ. Questa resistenza posta in serie alla batteria dei 9 volt permette di limitare la tensione e la corrente di assorbimento del LED sotto test. Una volta saldati i miei due puntali, il mio circuito è quasi pronto. Devo semplicemente piegare questi due fili in ferro alle dimensioni dei LED SMD. Per aumentare la superficie di contatto vado a tagliare lateralmente entrambi i due spezzoni di filo in modo da avere un profilo piatto che mi favorisce il collegamento con il LED SMD sotto test. L'uso del filo di ferro consente di realizzare un effetto a molla indispensabile per il test. Bene, il mio tester per LED SMD alimentato con una comune batteria da 9 volt è pronto. Per tener conto della polarità dei LED vado a segnare il positivo di alimentazione sulla mia pinzetta. Per conferire maggiore robustezza vado ad incollare il circuito al connettore di alimentazione con della colla a caldo. Giunti a questo punto,
Sono pronto per effettuare un primo collaudo. Prendo questa vecchia lampadina LED guasta e vado a testare ogni singolo LED. La tensione 9 volt viene abbassata ai circa 6 volt necessari al LED per alimentarsi correttamente con una limitazione di corrente data dalla resistenza da 1 kΩ. Per rispettare la polarità dei LED potrebbe essere necessario in alcuni casi invertire le pinzette. Bene, a questo punto andiamo a testare altri LED di cui non conosco il voltaggio. Ho per le mani questa lampada a LED con LED in parallelo. Come vedete, la debole tensione e corrente riesce anche a far illuminare tutti i LED. Un'altra lampadina con LED stavolta più piccoli, posti alcuni in parallelo, e senza problemi riusciamo a testarli tutti. Quindi con questo attrezzo composto da una batteria 9 volt e una resistenza da 1 kΩ possiamo testare qualsiasi LED SMD fino a 9 volt massimi di tensione di alimentazione, ma anche dei comunissimi LED SMD funzionanti a 2 volt. Se vi interessano questo tipo di attrezzi, vi ricordo che in un mio video precedente ho realizzato un tester per barra LED di cui vi lascio il link al video qui in alto a destra, invitandovi ad andarlo a vedere. Questo alimentatore da 40 volt funziona con una singola batteria a litio. Fornisce una tensione di alimentazione che ci consente di testare più LED in serie, consentendoci di individuare immediatamente quello guasto. Una volta individuato il colpevole, vediamo come sostituirlo in modo semplice e veloce. Senza dissaldarlo dal suo supporto, con questo semplice attrezzo vado a far leva per rimuoverlo. Il LED sostituto lo posso prelevare da un'altra lampadina donatrice nella quale avrò opportunamente segnato quelli difettosi. Con la mia solita piastra dissaldante saldante per componenti SMD, che è stata anche lei oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, vado a dissaldare un LED sano dalla mia lampada donatrice. Prima di saldarlo sulla lampada destinataria vado ad applicare del flussante Amtech NC559 che facilita il processo di fusione dello stagno, e poi vado ad applicare un leggero strato di stagno su questi due terminali. Il dissipatore in metallo sottostante rende più difficile ma non impossibile questa saldatura. Rispettando la polarità andiamo a saldare questo LED. Il trucco consiste nel far scorrere il LED lateralmente continuando a scaldare i due terminali. Verifico con le pinzette la tenuta e a questo punto la mia lampada a LED è riparata ed è pronta per un primo collaudo. Prima di chiuderla però effettuiamo semplicemente una verifica sempre utilizzando il mio tester per LED SMD. Bene, per chiudere il tutto applico un po' di questa colla artiglio che vi ricordo necessita di un tempo di asciugatura prima dell'accoppiamento di circa 5-10 minuti. Lasciamo agire questo Bostik per qualche ora e a questo punto possiamo effettuare una prova con la tensione 220 e mi raccomando attenzione al pericolo di folgorazione. Bene, la mia lampadina è tornata a nuova vita grazie a questa riparazione semplice e veloce. Quindi la mia riparazione può considerarsi terminata. Il tutto grazie a questi semplici circuiti di test per LED SMD di facile realizzazione. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto non fa nulla e ci vediamo alla prossima volta.